Guardate qua cosa è spuntato. È la prima volta che vediamo, dopo chilometri e chilometri e chilometri, cioè da quando siamo entrati in Marocco, il segnale di divieto ai camper. Nessun'altra città, né Marrakech né tantomeno la capitale Rabat, nessuna via c'era questo segnale. Invece qui c'è proprio il divieto e c'è in alcuni punti e c'è il disegnino del camper. Sorprendente, direi, perché insomma normalmente il Marocco è piuttosto libertino con i camper, però si vede che qui a Essaouira ci stanno un po' più attenti e non si può sostare in alcuni punti o parcheggi, e soprattutto come dice il cartello non si può transitare, cioè c'è proprio il divieto di transito ai camper. Sembra interessante questa città di Essaouira, c'è tutto un bellissimo lungomare che poi vi faremo vedere meglio, molto movimentata, ma anche una città abbastanza elegante sembra. E ora raggiungiamo il punto che ci hanno inviato i nostri amici. In alcune strade è permesso l'accesso ai camper e in altre è vietato. Non abbiamo capito bene perché in alcune strade c'è questo segnale di divieto e in altre no. Eccoci sull'oceano e guardate che camperino superino. Proprio Ino. È un Daihatsu. È targa marocchina. Piccolissimo, targato con la targa marocchina, esatto. Se ne vede pochi, ma Bellino, originale. Abbiamo già intravisto una spiaggia di quelle caraibiche giganti. Ecco l'oceano, guardate che spiaggia meravigliosa, con tantissima gente tra l'altro. Vedo in fondo anche dei bagnanti, perché oggi è veramente calda, Allora. Allora? Bonjour. 20. 20 sono 2 euro, va bene, dai. Uno. Prendiamo un bel succo di canna da zucchero. Merci. Merci. Au revoir. Cosa abbiamo preso? Un bel bicchierozzo di succo alla canna da zucchero. Ci abbiamo rifatto, come si dice, perché ci era piaciuta tanto, è buona, dissetante, bella fresca. Credo che ce ne berremo diverse in questo periodo. Mamma mia. Di Marocco, che è veramente buona. una cosa fantastica. Ci sono anche gli ombrelloni sulla spiaggia. Fa strano però. Fa molto strano, sì. Però ci sono anche le persone sotto. Ti piace, ti gusta, vero? Sì, vestite ma ci sono, si sta abbastanza bene. Sono una ventina di gradi. Anche perché tra poco tramonta il sole, siamo arrivati un po' tardi. Sicuramente oggi pomeriggio, oggi all'ora di pranzo sicuramente sarà stato molto più caldo. Sì. Qui alla nostra destra c'è tutta la Medina, che però vogliamo visitare domani con calma. Oggi ci godiamo il tramonto sul mare e ci facciamo quindi questa bella passeggiata al sole. C'è anche la partita di calcio, la spiaggia. Sono tanto di casacche, sono professionisti, guarda là. Guarda là, sono dei casacchi, guarda là. Alla fine i tickets dicono una cosa ma poi si ribalta tutto. Avevamo detto di non entrare in Abidina, invece eccoci qua. Tata, guardate che meraviglia. Ma perché siamo autentici, siamo stati attirati dietro l'angolo da questa luce, da queste mura, e noi giù entriamo. Anche perché davvero a quest'ora è tutto più bello. C'è questa luce calda che con queste mura, anche queste sono dello stesso colore o simile, forse un po' più marroncine, meno rossastre di quelle di Marrakech, ma comunque veramente sembrano fatte di mattoncini Lego. Te che dici? Sembrano di Lego. Che colori, guardate che meraviglia.
Inutile dire che qui si mangia come se non ci fosse un domani, da tutte le parti, mi hanno già fatto venire fame. L'ha appena detto, passando davanti al banchetto con le crepe alla Nutella, e io gli ho detto, quella non è proprio fame, è gola. Ma qui c'era anche il kebabaro. E Fede sostiene che fame e gola siano un po' la stessa cosa. Vabbè, ma anche la gola va alimentata. Per me no. Per me sì. Quando è fame è fame. Io sono stata abituata così. Un altro negozio di argan. Dove lo lavorano? Sì. Lo stanno lavorando? Sì, quella è però elettrica, quell'altro c'era la signora a mano che girava la pietra che schiacciava. E come si dice? Organizza? Là, se no organizza un'altra cosa. Wow, qui siamo in un souk, Qui siamo nel vero souk di Essaouira. Guardate qua, un mercato a cielo aperto, da tutte le parti. Guarda che abiti bianchi. Ma belli questi pantaloni. Devi comprarli. Che tripudio di colori. Il pane, vi aveva comprato il pane. Qui c'è anche il mercato del pesce. Io comprerei un po' di questo pane. Che dici? Merci. Guarda che so, perché io avevo detto 3. E questi sono 3 dirone. C'è il macellaio. Mettiamoci 2 mandarini. I mandarini sembrano belli. 10 al chilo, cioè 10 dirham al chilo vuol dire 1 euro al chilo. Puoi vedere il mare da quest'altro lato. Wow, ma che spiaggia! Vedi che roba? È grandissima. Meravigliosa, poi con le mura a ridosso sul mare. Lì sugli scogli ci sono anche i pescatori, ma come ci sono arrivati? Non certo a nuoto, devono avere una barchetta nascosta dietro gli scogli, perché da qui non si vede. Mentre il sole va giù, loro continuano a giocare a calcio. Sembra di vedere Aldo, Giovanni e Giacomo sulla spiaggia. Nel film 3 uomini e una gamba, ve lo ricordate? Quando lui sbuca da sotto la sabbia e fa quel grandissimo gol di testa. Ce l'ha ricordato troppo. Sono 2 ore che giocano. Ma una partita dura 2 ore. Ma una cosa incredibile. Poi con tutti i gilet colorati, arancioni, gialli, proprio sono precisi, come dicevo prima, sono dei professionisti. Cioè, è troppo forte. Che giornata, ragazzi, che abbiamo trovato. Bella, bella, bella. Però come il sole va giù inizia a fare freschino. Ma infatti noi torniamo da Ciarlino e ci facciamo una cenettina. Non fa rima.
Un brodino fa rima. No, però. no, che brodino, io voglio mangiare. Però il brodino fa rima. Sì, fa rima, però io voglio mangiare qualcosa di più importante. Che vuoi? Spaghetti? Che vuoi? Non lo so, ora dopo ce la studiamo. Quanto mi fa lavorare questo? Manco fossi un ristorante da Charlie. Buongiorno ragazzi, nuova giornata, siamo sempre in giro per la cittadina di Essaouira. Ce l'ho fatta, l'ho pronunciato bene dopo 12.000 tentativi. Perché Fede dice Essaouira, non so perché, ma lo chiama così. Ci metto la D, lo sento, c'è il motorino, mi tira via. Lo tiro via perché Fede si vuole far uccidere dai motociclisti. E quindi nuova giornata, guardate qui, che paese ultra colorato. E dove andiamo? A giro. Facciamo una girata, siamo con i nostri amici e ci aspetta una bella passeggiata per la Medina. Ecco, questo è uno dei piatti tipici, la Superb pastiglia. Siamo già qui che si parla di mangiare. Qui fanno la Superb pastiglia, la fanno anche in versione mini, e fanno i msemen, che sono queste specie di sfogliatelle con il miele che abbiamo mangiato a colazione nel campeggio dove siamo stati qualche giorno fa. Negozi d'argan da tutte le parti che si alternano ai localini dove poter mangiare. Ora è presto per mangiare, più tardi. Pesce fresco? Tutto fresco. Fresco? Fresco, Più tardi, ora è presto. Ora scegliamo dove mangiare poi, Quindi al numero 4 c'è l'aragosta piccoli. Aragosta? E c'è anche i granchi, c'è tutti freschi. È viva, Sì, viva, una cosa fresca. E per prezzo io ho fatto un prezzo buono. Non ti viene, io ho fatto c'è il granchio, c'è anche tanti pesci, c'è spigola, branzino, calamari. Per 4 persone per mangiare qui, per mangiare un misto di pesci, calamari, orada, la solida. Arangosta per pesare quanti grammi. Arangosta costa 400 dirham il chilo, ma il misto di pesci, con pesci, tanti pesci, mangia bene per 4 persone per 350, 400, così. 400 totale? Sì, sì, così. Ma se vuoi piacere l'arangosta, io pesare, se 10 c'è euro un chilo, a te. se No, c'è l'aragosta a noi non ci i piace. pesci mangia orada, calamari, la soliola, gambari, sardini, tutti, misto mangia bene. Questo è già per 10 euro a testa mangia bene, senza problemi, col da bere, salata e pane. Interessante. Io dico il prezzo perché c'ho tanti gente che c'è dei problemi. Dopo il mangiare detto 2000, 1500, io dico 400 dirham per 4. Buono? Fresco, sì. Quanto costa mangiarlo? Per mangiare 100 dirham a testa. 100 dirham a testa? Con la salata, con il berry, con tutti quei Ora facciamo un giro, poi decidiamo. Quante persone vuoi? 4. Facciamo 400 dirham con salata, berry e pesce. Va bene, vediamo, dai. Ho mischiato. Ora è presto. Più tardi. Adesso presto, sì, nemmeno 11. Più tardi, grazie. Ora andiamo a vedere questo lato che ieri non abbiamo visitato. Bisogna stare molto attenti ai gabbiani perché qui siamo in zona pericolo, perché piove. Nonostante la mancanza delle nuvole qui piove altro. Guardate quanti gabbiani. Questa è l'isola dei gabbiani, guarda qui. Nel frattempo abbiamo preso un po' di accordi sul pranzo, vediamo un po', poi se decidiamo di mangiare qui. Voilà. Pesce fresco qui, Belli.
Facciamo queste riprese a nostro rischio e pericolo. Ma le riprese più pericolose poi sono le più belle. Sembra di essere in un film di Hitchcock. Avete presente? Ora andiamo verso il porto dove ci sono le barche. Vediamo un po' se sono tornati i pescatori con un po' di pesce. Andiamo a vedere le barche. Guarda, guarda, il gabbiano ha rubato il pesce sul bancone. Guardate cosa c'è qui in terra. Chi di voi avrebbe il coraggio di sdraiarsi qui per un'oretta? Mamma mia. Comunque qui i gabbiani sono tutti belli panciuti e mangiano bene e si vede. È educato perché magari un gatto possono non farlo. Vediamo il gatto quale pesce sceglie, lui è l'intenditore. In base alla sua scelta decideremo cosa mangiare anche noi. Mi sa che è sazio. Guarda che conchiglioni questi. E il gattino ha trovato da mangiare. Negozietto qui. Wow. Anche oggi giornata di sole strepitosa. Ora andiamo a fare una passeggiata sulle mura, quindi prendiamo questa salita. Niente, nemmeno ti considera. Ah, ecco.
Dove si va di qua? Dove va la perduta gente, direbbe qualcuno. Allora infiliamoci in questa scala. Qua non esci più, Mamma mia. Vediamo dove ci portano i nostri amici. Argan, perché si chiama Argan? Wow. C'è la... Occhio alla testa. Mamma mia come va. Qui siamo nel reparto artiglieria pesante. Due note importanti su questa medina: è anch'essa stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO data la sua bellezza e il suo stato di conservazione. È conosciuta anche come l'antica Mogador, nome che gli è stato attribuito dai portoghesi quando nei secoli poi l'hanno conquistata. Si sono succedute tante influenze, dalle europee a quelle berbere, a quelle arabe. Anche l'architettura ha risentito molto di queste influenze stesse, soprattutto quando un francese fu chiamato, un certo Théodore Corneux, per ridisegnare un po' lo stile della Medina, e infatti ci è riuscito bene, diciamo noi, perché la Medina ha questo fascino molto particolare. Pensate, è stata teatro anche delle scene, di alcune scene di Game of Thrones. E questo, ragazzi, è il seme di Argan. È un pochino untoso. Vedi come è fatto? Guarda queste scacchiere, la ruoti, 150 sarebbero 15 euro. 15 euro, la apri così e la richiudi, vedi? Forte, eh? Ah, legno di tuia, famoso in Marocco la tuia. Questo se noi abbiamo questo dei limoni e questo dei limoni fritti. Che olio per lo change la colore questo è uguale a dei limoni. 160 dirà. 16, 15 euro. Secret Box. Ah, Secret Box. Per il premier. ah. C'est la clé. Oh, Ah, chiaro. Così. Là. Ma la Indiana Jones questo, eh? Sì, sì. Oro. Wow. Wow. Oro. Questo è la radica di tuia. Allora, Ok. Di tuia, sì. bella, Ok. bella. Bello, ingegnoso. Certo che se ti passa la dimentichi voglia. un passaggio, hai voglia di prendere l'anello che hai messo dentro. Bella idea. Comment tu t'appelles? Brahim. Brian. Brian, Brahim. Sì, Brahim. traspiacere. Grazie. Grazie. Genius. Questo di Genius. tuia, questo della radica di tuia. Radice di tuia. La radice. La cosa bella è che li vedi sempre al lavoro, che creano, quindi hai la sicurezza che la facciano loro. Guarda che roba. Ecco, era simile a questo, però poi. Vedi, lui li costruisce le collanine. Wow. No? Guarda qua che vestito che c'ha lui. Salam. Salam. Che vestiti belli che hanno. Questo che vende? Che fa? Guarda lui come sei. Bello. Un ristorantino come questo me lo vedi. Carino. Ci
stiamo perdendo all'interno di questi vicoli coloratissimi, pieni di negozietti di qualunque genere, e cerchiamo di raggiungere il quartiere ebraico. Noi siamo a bocca aperta, da non sapere dove guardarsi, dove girarsi. Perché... Non so se ve l'ho detto, ma la Medina, la maggior parte delle viuzze della Medina di Essaouira sono dipinte di bianco e di azzurro. In questo momento stiamo cercando la parte del quartiere ebraico, che ancora non abbiamo trovato. O forse sì, ma o forse ci siamo, ma non si riesce a capire. È un po' intricata la situazione. Ti fanno impazzire. Che però è in bluino più che in bianchino. Dopo ci sono delle panchine Al sole dove sei. esatto. Ecco il pranzo, abbiamo deciso. What is this? Ah, quella è pesce e questa è vegetariana. E anche questa no? No, si prende anche una di queste, dai. E one of this, please. Voilà. Questa è la pastiglia vegetariana. Che non è quella che si prende quando avete il mal di pancia, è tutt'altro. E poi sotto ce n'è un'altra, che è quella di pollo. Quella che abbiamo preso anche noi. Para compartire. Finalmente abbiamo trovato qualcosa di veramente tipico, ora la assaggiamo. E in più c'è anche un secondo piatto, che è un dolce oppure... Sì, è una pasta sfoglia, diciamo così. Msmen si chiama. Msmen. Che è lavorata e cotta a strati e spesso viene servita con il miele a colazione, come quella che abbiamo mangiato al camping dove ci siamo conosciuti con loro. Sì, che è esattamente questa qua. Esatto. Guardate che bontà. Però l'abbiamo vista anche in versione salata con il pomodoro, quindi credo che sia un po' tutto fare. Ma loro mangiano, ma noi? Arriva. Arriva. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito! Ma c'è un fiore in mezzo? Sì, e magari è mangiabile, godibile. Spettacolo. È una bomba di sapore. Bello. Guarda, qui è arrivato Bellissimo. è arrivato il rancio anche per il gatto. E lui lo vuole. Dice a me niente, che richiama i suoi amici. Dopo questo bel pranzetto, questa passeggiata digestiva, Soprattutto non ci siamo contenti, mangiati due mappazzoni. non contenti, ora ci riprendiamo un'altra volta il succo di canna da zucchero. Molto molto buono. A sto giro una a testa perché è buonissimo, ognuno beve il suo. Va bene. C'è dentro o non c'è? Zenzero, sì sì, C'è dentro? No. ce lo mette. Limone e zenzero. Questo è Vedi come ce lo mette? È buono. Oh, cheers. Cheers. buona strada. Salute. Buona strada, salute. Sempre roba. Come vedete dalle ombre lunghe il sole sta iniziando a tramontare e noi cosa possiamo fare? Bel tramonto se non un buon aperitivo con i nostri amici qui in riva al mare, quindi ci siamo portati qualcosa da bere e da sgranocchiare
ci sediamo su questo muretto e ce la godiamo. Birre, sentite il suono? Le birre! Sì. Ma in Marocco non era vietato l'alcol? Vabbè, ma noi non siamo musulmani, possiamo bere. E poi qui al barrettino fanno gli spritz, i mojiti, vendono la vodka, vendono la capirosca. Una secchiata di arachidi. Qui abbiamo le arachidi E qui non so cosa. Anacardi e noci. e noci. Ah, ragazzi. Non manca nulla. Tra poco il sole va giù e noi lo salutiamo con questa bella vista sull'oceano. Ciao amici.